Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Toro, tendenze energetiche generali per la prima metà di gennaio e abbiamo la carta del Papa. Ho come la sensazione che potreste conoscere una persona in questo periodo che potrebbe guidarvi, che potrebbe in qualche modo riconnettervi a voi stessi o comunque, diciamo, al vostro percorso di vita. È anche una carta di contratti, eh. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e lo vedete anche qui. E in descrizione trovate anche le previsioni per il 2024 e il video che vi parla del corso di tarocchi di gennaio 2024. Bene, ok, allora partiamo dall'8 di coppe, dal 3 di pentacoli, 4 di pentacoli, abbiamo un fante di coppe, la forza, un 2 di coppe e un 2 di pentacoli. Ragazzi, allora partiamo da questo 8 di coppe. È una carta di ricerca spirituale, è una carta di qualcuno che o parte fisicamente per prendersi un periodo o può anche essere una sorta di partenza simbolica, nel senso che si va alla ricerca di qualche cosa di interno. E questo 3 di pentacoli, allora, mi fa pensare a dei progetti e poi vedendo anche la carta del Papa, si potrebbe trattare di un nuovo progetto magari lavorativo. Però ecco, con il 4 di pentacoli dietro è come se qualcuno avesse un po' paura di spendere o se ci fosse una sorta di attaccamento a qualche questione pratica, ecco. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dall'8 di coppe, asso di coppe e 6 di pentacoli. Allora, può rappresentare la partenza di qualcuno a causa di un nuovo inizio, di un nuovo progetto magari appunto, di un nuovo contratto. Qui abbiamo 6 di pentacoli che è l'arcano minore della giustizia, quindi si parla di contratti, si parla di questioni di denaro, si parla di nuovi progetti, nuovi lavori, scambi commerciali, anche abbondanza in questo senso di scambi, eh. Andiamo a vedere il 3 di denari. 3 di denari, giustamente. Sì, qui parla di un nuovo progetto. Poi c'è il giudizio e un cavaliere di coppe al contrario. E difatti anche qui abbiamo il fante di coppe. Ci arriviamo. Allora, questo cavaliere di coppe potrebbe rappresentare la stessa persona dell'otto di coppe, ve lo dico. Però ho come la sensazione che non si faccia tanto avanti e che quindi questo progetto siate un po', tra virgolette, obbligati a portarlo avanti da soli. Come se non vedeste arrivare un aiuto. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Cavaliere di bastoni e 9 di coppe. Potrebbe essere un attaccamento ad una persona, ragazzi, o ad una certa situazione. Mm.
Andiamo a vedere il fante di coppe. Abbiamo un 5 di bastoni al contrario e un 7 di coppe. Dunque, io qui ho come l'idea che ci sia questo nuovo inizio, effettivamente, ma non siete tanto convinti. Ci sono delle zone di comfort alle quali siete attaccati. Magari è un'altra persona alla quale siete attaccati. Questo, per esempio, è un inizio con una persona A, diciamo, e qua invece c'è un pensiero per la persona B. C'è come uno star bene, un 9 di coppe, un senso di appagamento. Se fosse una questione di lavoro, perché vi ricordo che queste sono stese generali, quindi possono risuonare per il lavoro, per la famiglia, per le coppie, insomma, cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Però ho come la sensazione che sia una questione del saper gestire la velocità di lavoro e le energie, le risorse proprio. Andiamo a vedere la forza, perché ho come l'idea che qualcuno stia aspettando, come vi dicevo, una sorta di aiuto. Andiamo a vedere. Ok, grazie. Ma che bello! Ruota della fortuna e 2 di pentacoli. Raga, 2 di pentacoli ce l'avete già anche qui. È come se nella seconda settimana di gennaio a un certo punto arrivasse questa ruota della fortuna, arrivasse quello che potrebbe essere anche semplicemente una scelta da parte vostra con la carta della forza. C'è un cambio, ok? C'è un qualche cosa che ha a che vedere con dei cicli, ok? Qui o si ha la forza di interrompere qualche ciclo o di cambiare qualche ciclo, però lo sento molto collegato con qualche tipo di decisione più che tutto che dovreste prendere. Tenete presente che quando arriva la ruota della fortuna è una carta sempre di cambiamenti veloci, inaspettati, possono essere dei premi che arrivano, può essere un cambio ehm, da gestire con, mi viene da dire con apertura del cuore, perché comunque la carta della forza è una carta di forte generosità. Andiamo a vedere questo 2 di coppe, perché qui c'è un bell'incontro. 9 di pentacoli, 6 di coppe e 6 di spade. Scusate se sorrido, ma ho come la sensazione che qualcuno abbia incontrato o reincontri una persona dopo tanto tempo, magari entrambe sono single e c'è quest'idea romantica intorno a questa persona. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Forza nuovamente, morte e 10 di coppe. Ragazzi, qui è come se vi dicessero che per star bene avete bisogno di trovare il coraggio, la forza per tagliare quello che con il passato non vi serve più, per raggiungere appunto questo 10 di coppe, questo appagamento. Qui c'è qualche cosa che ha a che vedere con i cicli karmici, perché abbiamo 2 volte il 2 di pentacoli, la ruota della fortuna e il giudizio. Vi dico, potrebbe essere... C'è il 4? No, non c'è. C'è un 2 di coppe, però, anche. Perché ho come la scusate. Ho come la sensazione che potreste avere un contratto di anime con questa persona, da risolvere, da sciogliere, dove c'è del karma da elaborare. E comunque per molte persone si tratta di scegliere tra 2 persone, perché qui abbiamo 2 cavalieri, 2 volte il 2 di pentacoli, il 2 di coppe
Andiamo a vedere con Osho, magari mi viene qualche altra cosa da dirvi. Non vedo tanto che sia una questione familiare, però magari a qualcuno risuona. Sento più che come un rivivere o rivedere certe cose del passato, certe persone, certe situazioni del passato che vi portano, vi spingono un pochettino a forzare un cambio. Perché comunque la morte ce l'abbiamo, abbiamo sia la morte che la ruota della fortuna, eh. Magari all'inizio di gennaio non lo vedete, vedete solo questa spinta propulsiva in avanti in una direzione, magari voi vorreste andare nell'altra direzione, però ad un certo punto con questo set di coppe è un po' come rendersi conto ehm, del troppo romanticismo che ci si mette in una situazione o in una relazione. Smontate un po' la relazione, mi vien da dire, o l'idea che avete della relazione o della persona. Andiamo a vedere con Osho. Possibilità e guarigione. La prima cosa che mi viene da dire è che c'è la possibilità di guarigione. La seconda cosa che mi viene da dire è di guardare le cose da un punto di vista più ampio, più in prospettiva, che francamente avendo il giudizio al contrario è quello che fate un po' fatica a fare, però si tratta di fare un passo indietro, ecco, vi può essere utile questo esercizio. Fate finta di raccontare, cioè o meglio di essere un'amica e che questa amica vi racconti la vostra situazione, in modo che vedendola magari in terza persona possiate avere un'idea diversa, una visione diversa, ok? E poi questa carta, guarigione, è rappresentata con una mano, diciamo, sulla zona della pancia, del plesso solare, se vogliamo, e una mano sulla fronte. Quindi una mano sulla mente, una mano sul corpo e in mezzo c'è il chakra del cuore. E è un po' come se vi dicesse che per riuscire ad arrivare ad una piena guarigione si debba essere allineati corpo, mente e spirito, cioè essere coerenti con sì, con quello che si pensa, si fa e si sente soprattutto. Sì, perché qui è come se ci fossero delle proiezioni che vi confondono le idee. C'è anche qualche cosa che ha a che vedere con il prendersi delle responsabilità, cioè nel senso che cambiare, quando si prende una scelta, quando si fa una decisione, ci si prende una grande responsabilità, ok? Quando invece la scelta la fa qualcun altro, se per caso non va bene, è facile dare la colpa all'altro, però quando uno la scelta la fa per se stesso, c'è anche poi il doversi prendere la responsabilità di questa scelta, no? Però non vediamo solo la cosa in senso negativo, vediamo anche la cosa in senso positivo, cioè nel senso ho fatto un cambio, è andata bene, andrà bene perché c'è la ruota della fortuna, ho la forza, sto lavorando per uscire da questo ciclo karmico, per effettuare questo cambio e pensate se andrà bene, cioè voglio dire, state facendo tutto quello che è per e alla fine è un po' come appunto arrivare al 10 di coppe, al compimento, al completamento, alla sensazione di pace interna, alla sensazione del il brutto è passato, il brutto non c'è più. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. Io comunque ragazzi un incontro lo vedo, in realtà due, però uno vi farà battere il cuore, diciamo così. Andiamo a vedere. Quante carte. Costruire palazzi, ve la metto qua vicino al 7 di coppe. Allora, questa carta parla di costruire qualche cosa di grandioso, mattone dopo mattone, fondamentalmente, no? Però, diciamo, il lato ombra, se vogliamo, di questa carta lo rivedo un po' nel 7 di coppe, cioè nel senso il costruirsi palazzi, monumenti, idee
ehm, un po' illusorie, un po' troppo utopiche, magari avete l'asticella un pochettino troppo alta. Vedete voi come vibra, se è in luce o se è in ombra. Allora, carta numero 22, benedetti. Questa carta è una carta che vi dice che siete appunto benedetti. Mm? C'è come una forza superiore, qui avete il giudizio, qui avete il Papa, la guida, insomma, ehm, che in qualche modo, la guida in questo caso ragazzi la sento interna, perché qui si parte da un 8 di coppie, come se avessi bisogno di ricercare la vostra guida interiore. Però comunque questa carta vi dice che siete benedetti sempre, in ogni giorno della vostra vita c'è sempre una persona, un'anima, un angelo custode, qualcuno che vi benedice. E poi abbiamo carta numero 50, casa dolce casa. Qua ho un po' la sensazione che vi dicano di cercare dove vi sentite a casa, che non è la casa fisica con i mattoni, è una casa interna, cosa vi fa sentire in pace, in serenità, in protezione, al calduccio, no? Cosa vi fa stare al caldo? Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura, insomma, vi sia stata d'aiuto, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Se sì, potete comunque mettere like, potete farmelo sapere nei commenti, iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale. So che è un po' presto perché io comunque pubblico le letture antetempo per chi fosse della prima decade e magari l'energia, insomma, risuona prima, però comunque voglio approfittare lo stesso per augurarvi una fine 2023 in allegria e un inizio 2024 in abbondanza, tanta abbondanza, abbondanza economica, abbondanza di opportunità, abbondanza di affetti, abbondanza di sorrisi, abbondanza di calore umano, ok? Bene, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!